Benvenuti o ben ritrovati cari ascoltatori di Story Crime. Oggi primo caso negli Stati Uniti, sul canale. Un caso tristissimo perché riguarda una bambina e vi avverto, se siete sensibili, io vi consiglio di saltare questo video. A me ha già colpito molto. Detto questo, iniziamo subito. Jessica Marie Lasford, di 9 anni, nasce il 6 ottobre 1995 a Gastonia, in Carolina del Nord. Ma poco dopo, insieme alla sua famiglia, Jessica si trasferisce in Homosassa, in Florida. Jessica è descritta come una bambina allegra e felice, come possiamo anche vedere dalle foto. È una bambina con tanta voglia di vivere e di crescere, amata da chi la circonda. Ma la mattina del 24 febbraio 2005 qualcosa succede. Quella mattina il padre di Jessica, Mark Lasford, sale in camera di sua figlia per svegliarla per andare a scuola, ma appena entra la stanza è vuota e il letto è disfatto. E Jessica non c'era più. Il padre va nel panico e si reca immediatamente alla polizia per denunciarne la scomparsa. Ma passano settimane e di Jessica non c'è traccia, sembra svanita nel nulla. Fino a quando arrestano un certo John Evan Cui, in Savannah, in Georgia, per possesso di cannabis, ma dopo essere stato interrogato fu rilasciato. Ma chi è questo John Cui? John Cui nasce prematuro il 19 settembre 1958, cresciuto in una famiglia non stabile e picchiato spesso dal suo padrino. Al momento dei fatti l'uomo ha 46 anni e vive proprio a Homosassa, a poca distanza da dove vive Jessica. Ha alle spalle numerosi arresti per furti e rapina, ma anche precedenti per molestie sui minori. E per le leggi di quell'epoca l'uomo aveva subito brevi condanne e non era neanche stato monitorato e controllato dopo il suo rilascio, nonostante i suoi precedenti. Il 12 marzo viene arrestato ad Augusta, in Georgia, su richiesta dello sceriffo, per essere interrogato sulla scomparsa di Jessica, proprio per i suoi precedenti, e perché viveva vicino alla casa dei Lasford. Lui ovviamente dichiarò che non c'entrava nulla con la scomparsa di Jessica e che aveva saputo la notizia tramite telegiornali e che si era trasferito in Georgia per lavoro e non avendo niente per trattenerlo fu rilasciato. Passano 2 giorni e il 14 marzo la polizia si presenta nella roulotte dove l'uomo viveva insieme alla sorella e ad altre persone. La polizia chiede se può perquisire la roulotte. La sorellastra di John dà loro il permesso. E durante la perquisizione la polizia trova in un armadio un materasso e dei cuscini macchiati di sangue. Furono immediatamente sequestrati e portati ad analizzare. L'analisi forense rivelò sul materasso il DNA di John e il DNA della piccola Jessica. 3 giorni dopo, il 17 marzo, John Cui fu arrestato per l'omicidio di Jessica e trasferito in carcere nella contea di Citrus, in Florida. Il giorno dopo, John confessò sotto registrazione di aver rapito, violentato e ucciso la piccola Jessica. Raccontò che quella notte verso le 3 del mattino John entrò in casa dei Lasford, scassinando una porta. Entrò con l'intenzione di derubare in casa, ma appena vide Jessica cambiò i suoi piani. Svegliò la bambina e gli disse di non urlare e di seguirlo in silenzio. La piccola spaventata lo assecondò. John porta Jessica nella sua roulotte, dove viveva insieme ad altri, e abusò di lei dalla sera alla mattina. Il mattino seguente John chiuse Jessica in un armadio, quell'armadio che fu sequestrato dalla polizia. Disse alla piccola di restare lì dentro e di non uscire per nessun motivo, mentre lui andava al lavoro. Per 3 giorni John approfitta della piccola Jessica
e poi, con la scusa che l'avrebbe riportata a casa, la fa entrare in 2 sacchi per la spazzatura e la seppellisce viva in una fossa. La piccola Jessica muore per asfissia. Il 19 marzo la polizia rinvenne il corpo di Jessica nei pressi della roulotte di John, dentro i sacchi di plastica in una fossa coperta con delle foglie. Jessica era riuscita a bucare il sacco, ma non ce l'ha fatta. Nel mentre vennero sentiti gli altri coinquilini che vivevano nella roulotte con John, ma tutti affermarono di non aver mai visto Jessica o di aver notato o sentito qualcosa. Il 30 giugno 2006 venne stabilito che la confessione di John registrata non era accettabile in tribunale perché al momento della registrazione la polizia non aveva accolto la richiesta di John di fargli avere un avvocato. Ma tutte le altre prove raccolte in seguito, incluso il ritrovamento del corpo di Jessica, sarebbero state ammesse. In seguito il processo fu spostato a Miami perché nella contea di Citrus i funzionari non furono in grado di ospitare una giuria imparziale. Il 7 marzo 2007 John Cui fu dichiarato colpevole di tutte le accuse e fu condannato all'ergastolo senza possibilità di richiedere la libertà condizionale. La settimana dopo la giuria chiese la pena di morte e il caso fu presentato alla Corte Suprema della Florida. E l'11 agosto 2007 John Cui fu condannato alla pena di morte. La sua difesa sostenne che l'uomo avesse sofferto di abusi emotivi nella sua vita e che avesse un quoziente intellettivo inferiore nella norma, cercando di appellarsi alla legge della Corte Suprema, che proibiva le esecuzioni di persone affette da handicap mentale. Tuttavia, i test eseguiti su John Cui valutarono che il suo quoziente intellettivo era 78, al di sopra del livello minimo che era 70. Il 24 agosto 2007 John Cui venne condannato a morte e a 3 ergastoli. Tuttavia, il 30 settembre 2009 Cui morì per cause naturali, prima dell'esecuzione. Mark Lunsford, il padre di Jessica, fece domanda per una nuova legge a nome di Jessica. Legge approvata che portò a restrizioni più severe contro gli autori di reati sessuali, come l'indossare dispositivi di localizzazione elettronica. Cari ascoltatori, il video finisce qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace se ti è piaciuto questo video e se ti va puoi dare anche un'occhiata ad altri video precedenti che ho pubblicato. Io vi aspetto venerdì con un altro video. Buon weekend!